Ecco, oggi siamo qui nel laboratorio di smielatura e abbiamo appena terminato di smielare l'acacia che è stata prodotta nelle prime due tappe, una in pianura e una in collina, e proprio in questo momento inizio a smielare il primo miele di montagna. Abbiamo tolto solo un melario per il momento del miele che ci sembrava maturo. Qui in laboratorio abbiamo qui un deumidificatore in funzione perché il miele è un materiale, è una sostanza igroscopica, quindi tende ad assorbire acqua, quindi lavorare in un ambiente molto secco è una buona pratica, diciamo. Qui in fondo abbiamo i melari impilati in questo modo qui, un po' sfalsati in modo che l'aria possa passare e così il miele si asciuga ulteriormente per quella parte che non è opercolata. Il lavoro che faccio qui è quello di prelevare dai melari i telai. Vedete, questo melario è stato riempito davvero all'inverosimile. Qui abbiamo costruzioni sul dorso che in parte sono state anche asportate per non schiacciare api, ma poi vedete abbiamo cellette costruzioni addirittura in corrispondenza dei distanziatori nell'interfavo, il che significa proprio che le api non avevano più posto per stoccare il miele. Adesso ne estraiamo uno e andiamo a disopercolarlo. Vedete che l'opercolatura è decisamente buona, insomma, è decisamente abbastanza ben opercolato. Forse ne troviamo anche di più opercolati di così, ma verso i bordi magari anche di meno. Ecco, questo è decisamente più opercolato. Adesso poi ci spostiamo al banco della disopercolatrice e vi faccio vedere come lo disopercolo. Io non utilizzo la forchetta, utilizzo un coltello che tagli abbastanza bene. Per prima cosa tolgo un po' la cera in eccedenza laddove ce n'è troppa e successivamente vado a lavorare con il coltello. Mi trovo meglio con il coltello normale rispetto ai coltelli quelli riscaldati con resistenza. A me sembra che un coltello normale che taglia abbastanza bene consenta di fare un lavoro che mi piace di più, ecco, insomma, diciamo come risultato finale. Naturalmente si cerca sempre di tirar via il meno possibile, anche se il miele degli opercoli dopo si può filtrare e recuperare. Eh, ecco, quindi lavoro sempre così con un coltello normalissimo. Ecco, cerco però di tenerlo ben affilato perché altrimenti non lavora bene. Qui naturalmente è una situazione un po' difficile, sarebbe qui più facile con la forchetta, col coltello è più difficile perché è infossato e quindi dove va sotto il coltello non lavora più. Vedete, comincia a togliere il legno del bordo, ma non lavora più. Qui forse in queste situazioni potrebbe andare un po' meglio forse la forchetta, ma è più una questione di gusti, se no poi si può rifinire anche con il coltello in questo modo qui, andando dentro semplicemente di punta a togliere dove ci sono gli avvallamenti. Però qui sono stato sfortunato, normalmente i telai, cioè la parte in cera è più grossa rispetto al telaio di legno e quindi si lavora molto meglio tirando via degli opercoli decisamente più grandi. Qui il lavoro diventa abbastanza pigro, diciamo. Eh,
Ecco, dopo a questo livello qui mi accontento del risultato. Qui adesso sul banco da disopercolare abbiamo la possibilità di appoggiarli qua così. Io generalmente ne disopercolo parecchi, 10, 11, 12, li appoggio qua e li metto dentro la centrifuga solo successivamente, perché in questo modo posso scegliere e bilanciare bene i pesi quando metto nella centrifuga. Questo è un favo pesante e nelle stesse posizioni poi nella centrifuga vanno accompagnati dei favi che siano ugualmente pesanti, quindi essendo questo pesante, il prossimo pesante va qua, il successivo pesante va qua, in modo che siano bilanciati. Questa in realtà è uno smielatore, una centrifuga vecchissima, perché l'aveva acquistata ancora mio padre, però funziona bene. E questo è un banco da disopercolare di media grandezza, su cui però si può lavorare in due, e questa è già una cosa buona, ed è anche interessante tutto questo spazio qui disponibile per appoggiare dei favi in attesa di metterli dentro alla centrifuga, ecco, diciamo. Qui abbiamo il lavandino, approfitto per lavarmi un po' le mani appiccicose e vi faccio vedere adesso dalla parte opposta. Dalla parte opposta abbiamo la zona dove dopo dove ci sono i maturatori e dove il miele va a decantare, diciamo, ecco. Qui abbiamo questo macchinario che è un concentratore, è una macchina che serve per togliere umidità dal miele qualora il miele una volta smielato avesse troppa umidità. È un macchinario abbastanza semplice, però anche costoso. Il miele viene versato qua dentro, questi dischi molto molto lentamente girano, portano il miele a contatto con un'aria secca e quindi il miele viene a perdere umidità. Questa griglia viene aperta quando lo si usa, quando non si usa resta chiusa. Si lascia dentro 8 ore a girare e perde uno, generalmente in 8 ore va giù parecchio, perde 2-3 gradi di umidità e quindi un miele anche troppo umido diventa subito giusto, diciamo, come quantità di acqua. Qui abbiamo tutti i maturatori. Naturalmente il miele prima di entrare nel maturatore viene filtrato, qui c'è un filtro a doppia tramoggia, più grossa e più sottile. Viene quindi il miele viene filtrato e rimane nel maturatore generalmente almeno una decina di giorni, perché durante la centrifuga entrano tante bolle di aria che devono venire a galla, qualche impurità che può essere passata dal filtro, anch'essa viene a galla, quindi ha un periodo di decantazione che a seconda di quanto il miele è viscoso varia da una settimana a una decina di giorni circa. Qui abbiamo il lotto, sui maturatori quando sono stati riempiti è necessario identificarli con un lotto. In questo caso io ho messo RN, che sta per Romano Nessler, 25, cioè 2025, A che sta per Acacia. Io uso questa sigla qui, però ognuno può scegliere la sigla che vuole, però su ogni maturatore deve essere indicato il lotto specifico di quel miele lì, e lo stesso lotto deve obbligatoriamente poi essere riportato anche sull'etichetta del vaso, secondo quello che prevede la normativa. Ecco. Questo è un laboratorio piccolissimo, lo usiamo solo io e mio fratello, ed è un laboratorio per produttori primari, cioè per produttori che non sono autorizzati
a modificare il prodotto, ma lo devono vendere semplicemente così com'è, insomma, ecco. Questo dal laboratorio di smielatura è tutto. Un saluto a tutti quanti e alla prossima.